Dopo aver dormito in mezzo ai boschi, anche devo dire molto bene, mi sono svegliato in mattina presto, mi sono preparato un buon caffè con la mia fedele macchinetta e ho preparato tutto per andare sullo Stelvio. Infatti, come vedete dalle immagini, il tempo era finalmente buono. Nel video precedente, fatto mentre ero a fare il rifornimento, si vedono le cime delle montagne bianche. Infatti durante la notte ha nevicato. Tra quelle cime bianche c'è anche la cima dove devo andare io. Come avete potuto vedere dalle immagini, non era molto facile salire sullo Stelvio perché la strada presentava molte parti ghiacciate e nell'ultima parte c'era tantissima foschia. Fortunatamente invece a scendere la situazione era completamente differente. Non so in che modo, ma sono arrivato in cima allo Stelvio con varie svirgole a causa del ghiaccio, ma alla fine ci siamo arrivati.
sceso dal passo dello Stelvio, sono andato sul passo del Rombo. Questo per me è uno dei migliori passi d'Italia, davvero, sia per le curve sia per i panorami. Sfortunatamente non ho potuto fare video su questo passo perché avevo la GoPro scarica e non avevo tempo per poter cambiare la batteria, dato che era già tardi e il museo dove volevo andare avrebbe chiuso. Sono qui al museo di moto più alto, penso di Europa sicuramente, non so anche del mondo, con un panorama eccezionale.
Veramente bello stare qua. Incredibile. Pensare di andare con queste biciclette. Come si vede estremamente potenti queste moto. Quando uno pensa di essere troppo carico, basta guardare questa moto e queste foto e uno ci può ripensare. L'importante è avere dei buoni freni. Ma andiamo invece sul particolare, sul molto particolare. No. Pensare che ci guidavano cose di questo genere, è incredibile. Quanto possono essere pericolose, eppure venivano guidate lo stesso. Penso le avrei guidate anch'io, se fossi nato in quell'epoca. Il CB4 è sempre il CB4. Troppo bello.
Questa che avete appena visto è la carena della moto di Bart Munro, con la quale nella categoria Under 916 stabilì il record di velocità sulla Bonneville Speedway. La vita di Bart Munro è davvero particolare, infatti è stato dedicato un film che si intitola La grande sfida. Io vi consiglio di vederlo perché è davvero interessante. Ragazzi, questo è proprio un bel museo, c'è un silenzio incredibile perché sta chiudendo, infatti ora me ne devo proprio andare, però ci starei a dormire io qua dentro, è davvero spettacolare, il passo è bellissimo per arrivare qua e il museo merita. Anche per questa volta è tutto. Nel prossimo episodio andrò in un posto in mezzo alle montagne a rilassarmi, vedrò una città molto piccolina ma molto famosa, quindi rimanete qua sul canale, magari iscrivetevi. Io come al solito vi auguro buona strada a tutti e vi aspetto nel prossimo episodio.